L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Il Milan a 360 gradi. Ogni pomeriggio vi aspettiamo al talk di Radio Rossonera. Approfondimenti, dichiarazioni, ospiti, per essere sempre informati su tutto il mondo rossonero, in compagnia di Simone Cristao, Beatrice Sarti ed Enrico Boiani. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, solo su Radio Rossonera. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Allora, ci sarà un motivo. Ora vi vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio. Fotografia, corto muso. 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 Cazzo guardi, altra trasmissione. Martedì 21 ottobre. Oggi mi sono svegliato con un'idea. Voglio discutere insieme agli ascoltatori di Radio Rossonera se Leao può ripercorrere lo stesso percorso che fece Ibra, diventando più concreto sotto porta, sotto la guida di Capello, ma Davide dice che la risposta al titolo è no. Quindi questa trasmissione finisce qua. Grazie a Morgan in regia, grazie a Jack. Grazie a tutti, buona settimana. Jack Mirandola, ma soprattutto grazie a Mauro che ci è venuto a trovare, ragazzi. Noi vi diciamo sempre, questa è casa vostra, quando volete potete venire, anche perché noi davvero vi vogliamo qua. Io infatti ho fatto un regalo, mi sono permesso, Mauro, di farti un regalo, Jack, a nome di tutti noi, di tutta la redazione. Mauro, grazie di esserci venuto a trovare. Dopo la puntata, se vuoi, puoi fare anche le pulizie. Comincio dal cesso? Questo poi dopo grazie, lo vedi. Grazie. No, ma povero, c'è già pagato la tassa d'ingresso. Allora, lo diciamo per tutti gli ascoltatori che vogliono venirci a trovare, potete venirci a trovare, questa è anche casa vostra, ma dovete fare come Mauro, che ha portato il prosciutto che hai portato era struggente. Jack, tu che sei un giornalista, trova un altro aggettivo per definire il prosciutto. Lussurioso. Morgan non l'ha presa bene. Andiamo da Dani intanto, perché Morgan giustamente la regia, Mauro si sta lamentando, però tu sei testimone che noi tutti abbiamo detto no, finché non arriva Morgan non tocchiamo il prosciutto. Ragazzi, il tasso alcolico è piuttosto alto, vi avviso, la trasmissione già è abbastanza effervescente. Oggi penso che sarà frizzante, visto che il Bonarda, esatto, come il Bonarda. Ma Mauro, a te l'onore di fare, ce l'hai una domanda da fare a Mister Allegri? Beh, certamente. Vai. Come hai fatto del tuo da proprio, Sarto? del tuo fratello proprio. Sì. Come hai fatto da Sarto? Come sei riuscito a sistemare la difesa? Ecco, solo questo, con delle toppe praticamente. Come hai fatto? Ma quello me lo domando anche tutti i giorni. Quando guardo la formazione che mette in campo vedo Pavlovic che c'ha Zafari Destini, Tomori che non riesce a far combaciare i due neuroni che c'ha, l'unico è Gabbia, poverino. Dico, sono proprio bravo. Se lo dice da solo, proprio si dà le palle, si mette davanti allo specchio. Bravo e umile soprattutto. Esatto, soprattutto. Vabbè, dite quello che volete, però far rendere i difensori, cioè ho fatto diventare un giocatore di Serie A Gatti io, su questo oggettivamente, raga, cosa gli dobbiamo dire? Però su Pavlovic devi ancora un attimino intervenire, Max. Ma io c'ho un intervento pesante però, perché con la smerigliatrice magari dietro proprio deve intervenire. No, la smerigliatrice, perché c'ha dei piedi, ragazzi, perché il ragazzo è anche volenteroso, anche domenica sera si è sganciato diverse volte anche in fase offensiva, poi dopo i piedi sono quelli che sono, mister, cosa si può fare? Ma secondo me è poco, però è giovane il ragazzo, scusi. Ma le scarpe ortopediche devi mettere in età adolescenziale, adesso un po' tardi forse, il giovane ma lo sviluppo l'ha completato, però
Io di Pavlovic che apprezzo è che lui proprio non si rende conto delle sue limitazioni, no? Lo vedi ogni tanto fa il doppio passo, il colpo di tacco, dopo la porta via, però lui è grande e grosso e va. Mio figlio ha iniziato a chiamare Ronaldinho quando tocca palla perché ultimamente effettivamente le prova. A me piace per la questo. punizione con Lecce, visto? Raga, sulle punizioni vi dirò di più. Pavlovic quest'anno ci regalerà un gol su punizione. Segnatelo, segnatevi il giorno, martedì 21 ottobre alle 13.04. Mauro, non ti vedo convinto però su sta cosa. No, sto pensando a come farà Max a sistemare il piede di Fofana. Che somiglia a quello di Paolo. C'ho ancora i battiti a 1000 quando ha preso il pallone per calciare rigore. Non solo tu. E pare che dopo sia stato il mister a dire assolutamente no, fate tirare le AO, è così mister. No, è così perché Fofana non ha ancora capito che non gioca a rugby. Dopo lui, già io lo vedevo, metteva la palla, guardava il secondo anello, ma la sparo in curva. Guardava già il secondo anello. No, perché ho sentito che nel progetto che stanno presentando Milan e Inter per la costruzione del nuovo stadio, ma soprattutto per la demolizione del vecchio, Fofana dovrebbe avere un ruolo di primissimo piano, mister, non so se può confermare, Confermo, in quello nuovo facciamo 4 anelli così siamo sicuri che non la butta fuori dallo stadio e poi palloni corrono. Comunque scherzi a parte, Fofana è uno che quest'anno è determinante. Sì. E anche l'anno scorso mi ha stupito a livello di assist. Ha fatto bene, non si capisce come però. Allora, non so se voi avete presente il paradosso del bombo. Perché Pavlovic e Fofana sono un po' come il paradosso del bombo. È il calabrone. Che non so se, io sapevo del bombo. Vabbè. Cioè il bombo fisiologicamente, per quanto pesa e per come è fatto, non potrebbe volare. Però lui non lo sa e vola lo stesso. E secondo me Fofana ogni tanto è un po' così. È vero. Beh, Jack ogni tanto è sempre il vino. Come si dice, però ogni tanto. Oggi parla al vino, io non parlo al vino, io sono zitto. No, io dicevo è sempre il calabrone, però ci sta. Io sapevo il bombo, ma a proposito di bombo. Però posso dire una cosa, potete abbassare la voce? Perché? No, perché sennò magari qualcuno si infortuna al timpano. Già da pochi. Addirittura non le faccia seguire questa trasmissione ai giocatori, viste? Perché? No, Perché? Fate evitato gli auricolari, perché sennò uno arriva, c'ho un pochino il timpano lesionato, non posso giocare, mister, non sento le istruzioni. Forse anche per quello che Fofana ogni tanto sbaglia i passaggi. Posso farti una domanda, mister? Posso farti una domanda? Certo che puoi. Perché ti giri quando tirano il rigore? Perché negli ultimi 7 che hanno tirato non è che li hanno tirati tanto bene, quindi ho detto non fammi vedere un'altra schifezza. Io pensavo per la bionda che c'era al primo rosso. Ma te non devi svelare i miei segreti, però. Gli occhi dietro la testa al mister, La puntata subito la mister bionda. C'ho pochi capelli, non riesco neanche a nasconderli. È vero. Però mister ha questo fascino presso il pubblico femminile, non si spiega però. Ma è il savoir faire, vedi, quando tolgo la giacca, ormai tutte le donne d'Italia perché uno dice mister non è bello, però almeno è simpatico. Non è neanche simpatico. Degli allenatori, sono già ricalati degli allenatori, non sono bello, piaccio. È tanto che aspettavo un'occasione così. Comunque, citazione di il vino fa effetto. No, citazione di comunque, a parte tutto, adesso va bene, la battuta dell'infortunio al timpano, però e veramente se abbassiamo un po' la voce, perché lo chef Cannavacciuolo già è uberato di lavoro. Però sarà felicissimo, immagino. Andiamo a Milan Lab, Mauro, Lab. Fuoco, chef, buongiorno. Buongiorno, allora tutto bene? Tutto bene, tutto noi bene, lei invece? Beati voi, godetevela la salute che come abbiamo visto qua al Milan non è eterna. Sì, però adesso vogliamo fare il punto sugli infortunati, chef? Allora, abbiamo Cucù che non è quello che esce esatto l'orologio a Cucù che ha lo stiramento all'alluce. Esatto, voi ragazzi avete mai sentito lo stiramento all'alluce? Perché io, chef, ho un raffreddore al malleolo, cosa posso fare? Può capire, il raffreddore al malleolo è veramente fastidioso, mamma mia. Bisogna sempre soffiarsi le caviglie. Sì, stirarsi le narici, sono malattie comunque che vanno trattate.
L'unico è che questo stiramento all'alluce non è mai abbia fatto una ricerca, non è mai successo su un atleta, persona, essere vivente al mondo. Ma effettivamente, raga, io non avevo mai sentito questo stiramento all'alluce. Voi l'avete Sapete sentito? che il Milan è la squadra degli infortuni rari? È raro, Ecco, è raro, ma è possibile. Su Google almeno dicono così, chef. Sì, no, è possibile. Io però ho trovato già la soluzione. Un luminare. Si è illuminato, vedo tutto. Però io penso che sarete d'accordo con me, no? Allora, l'alluce, se tu ha la sua importanza, la sua rilevanza, no? Però pure Roberto Carlos tirava con le 3 dita e nelle 3 dita non stava l'alluce, giusto? No, però per per mettere giù bene i piedi l'alluce è abbastanza fondamentale. Il chef sarebbe per tagliare via tutto. No, chef, non... No, ma non è che poi lo tagli, ma poi non è che lasci il buco. Non so, un po' di cotone, la carta stagnola pallottolata. Per riempire lo scarpino. Secondo te non va bene? Tanto alluce ne ha 2. Si può riattaccare. Mio figlio gliel'hanno riattaccato, ad esempio, il pollice gliel'hanno... No, non vi dico. Lasciato nel cancello. E il soleo come si guarisce, chef? Si cucina il soleo. Il soleo con la vitamina D. Il soleo va messo al soleo, che prende la vitamina D, poi si ricuce e piano piano poi va riapplicato. Solitamente noi che siamo degli specialisti magari sulla stessa persona a cui è stato tolto, no? Non necessariamente. Dipende dalla forma che assume. Tu saprai bene che poi quando lo cuoci a bagnomaria un po' perde, si ritira, hai capito? Sì. Allora, se poi non va più bene, il prossimo che si rompe il soleo lo cucini a bagnomaria, metti nel forno, fai ritirare e sostituisci. Noi abbiamo proprio presente la biblioteca, ecco, c'è lo schedario, c'è tutti i soli. No, però adesso, chef, non per dire, però mi pare che insomma tra le sue qualità quella di guarire l'infortunio specifico al soleo non ci sia, perché mi pare che non sia una cosa che sappiamo fare noi. Quando un giocatore viene a Milan, lui non lo sa, però firma una clausola sul contratto che una volta smesso di giocare a calcio lascia tutti i muscoli a Milan, noi li cataloghiamo e dopo li eventualmente ricicliamo. No, comunque hai capito qual è il problema dei solei? Degli organi. Ma hai capito qual è il problema dei solei? Per quello che gli infortuni sono così lunghi, perché se li scambiano vuol dire che devono infortunarsi a coppie. Cioè al primo soleo finché non arriva al secondo è fermo. È vero. Ma poi dipende, perché se tipo si infortuna, che ne so, Fofana che c'ha 2 polpacci che ci spami tutta una popolazione intera, puoi fare 2 solei. Lo dividi in 2 e basta uno, hai capito? Ma se inizialmente... Vabbè, però abbiamo 2 domande dal nostro pubblico, chef, perché il tema medico ovviamente molto caldo in questo periodo. Voglio sapere, Barabba vuole sapere a quanti gradi va cotto al forno l'alluce di Nkunku, perché si vede che stasera ha una cenetta speciale, vuole... Ma allora, io consiglio innanzitutto di rimuovere l'unghia, che poi perché da mangiare non è un po' troppo croccante. No, gli togli un po' la croccantezza, però se tu la togli, lo pulisci bene, poi la grattugi fino a fine, lo cuoci un quarto d'ora a 120 gradi con un po' di sale, un quarto d'ora a 120 gradi, lo metti, lo fai a fettine, solitamente 5, ci metti un po' di unghia gratinata, la croccantezza la recuperi ed è spettacolare. È proprio cucina quella lì, come fa Cracco che fa i bocconcini, che dopo c'è ancora fame finita la cena, capito? Giustamente Barabba conferma una cena romantica. Barabba, domani facci sapere se te l'ha data alla fine, perché se vai in buca dubito. Enrico invece richiede la suite di Benasser a Milan Lab, chi l'ha presa, chef? Ma al momento abbia dato a Loftus-Cheek, perché è più meritevole di tutti. È quello che ha dimostrato più costanza nell'infortunio. Infatti ho detto, ma manco hai giocato in nazionale, ma cazzo hai fatto a farti male? E lui l'affaticamente, poverino, è sempre stanco, sti ragazzi d'oggi giovani. È sempre affaticato Loftus, come mai? Ha fatto i balletti su TikTok con sua sorella. Con sua sorella, lo so, l'ho visti. E dopo non riesce a correre. Ma raga, intanto ieri ha compiuto 60 anni, 500 panchine in Serie A e stava venendo a farci lo scherzetto a San Siro. Un mister Pioli che ho visto abbastanza emozionato per il ritorno a San Siro. Mister, buongiorno. Però è una calcio di rigore.
Vabbè, però hanno detto buongiorno, auguri. Però subito questo clima, mister. Chiedete a Cannavacciuolo come sta Gimenez, ve l'ha nominato? No. Che cacchio vuoi da me? Gimenez sta qua, cioè la frattura scomposta, giocherà con la mascherina dalla prossima partita. No, speriamo di no, perché sennò ci giochiamo. Da Coppo che ha preso Pioli, no? Vabbè. Sì, va bene, dai, va bene. C'è qua è una presa in giro. Però adesso viene a fare il piangina a Radio Rossonera. Noi non ci sentiamo da tanto, le volevamo fare. Ma no, i complimenti no, è difficile perché. Ma complimenti perché nessuno sarebbe stato in grado di essere ultimo a fare colpito dopo 7 giornate. Ecco, quindi questo già. Ve lo aspettavate una Fiorentina così? No. Si sente sulla graticola, mister. Ma devo ringraziare il rigore di Gimenez che mi ha dato un alibi, perché almeno uno dice poverino, un punto per da farlo. Sì, ma un punto senza aver fatto un tiro in porta, perché poi alla fine è autogol praticamente. Neanche il gol di gol senza un tiro in porta. Questo è un dettaglio, io vi dico vabbè, da noi siamo amici, ci siamo frequentati un sacco di tempo. Adesso ci conosciamo. Sì, come vuoi tu, però quando ho visto che è andato il rigore così un po' generoso a Gimenez, ho risultato come un matto, ho detto vai che non mi esonero neanche stavolta che c'ho la scusa. Le è piaciuta l'accoglienza di San Siro? Sì, sono stato molto, molto contento di rivedere i miei vecchi tifosi, anche se il 95% non mi voleva più. Però è sempre bello tornare. Penso che avrò modo di tornare ancora perché a tempo un paio di giornate l'ho scritto sulla lavagna per Rossonera. Ecco, perché infatti effettivamente mister, non le chiedo se arriverà a mangiare il panettone, ma cos'è che si mangia? Il castagnaccio a ottobre? Sì. Cos'è che c'è? No, più che altro perché occhio che adesso deve tornare a San Siro, Tra l'altro il mister tra 7-8 giorni torna a San Siro contro l'Inter. Al castagnaccio ci arriviamo almeno, mister. Ma spero di battere Kivu. Sì, quello lo speriamo anche noi, mister. Certo. Ha iniziato ieri sera a fare l'allenatore, se perdo anche con lui mi esonero da solo. Tra l'altro Amedeo Consonni dice per fortuna che la Fiorentina non hanno i derby, mister, altrimenti lì erano altri schiaffoni. Oddio, col Pisa. Ho fatto un brillante 0-0 col Pisa. Sì, per un gol annullato al Pisa un po' dubbio, diciamo. C'è l'Empoli che non sa se farsi promuovere in Serie A per trovare noi o aspettarci in Serie B l'anno prossimo per avere 7 derby consecutivi. Già in Serie B, quindi lo dà... No, ma soprattutto, mister, il vero dubbio, ma lei è sicuro che vuole togliere punti alla sua amata Inter? No, perché dici così adesso? No, io sono tatuato il Milan, se posso togliere punti all'Inter li togliamo all'Inter. Esatto. Mister, le faccio sentire, è arrivato un messaggio da parte del suo presidente, io faccio sentire in anteprima, scopriamo in anteprima se mangerà il castagnaccio o meno. Buongiorno a tutti. Allora, volevo dire che Mr. Pioli non è in discussione, è indiscutibile che fa cagare. Però non è in discussione, mister. È onesto anche comunque Rocco. O no? Rocco? Beh, dopo sono scelte, no? Cioè uno tiene... Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Magari uno fa cagare, però viene confermato perché a uno può piacere. Quindi comunque anche perché non piace Commisso, ma piace a Pradè, evidentemente, che l'ha confermato subito dopo la partita. Esatto. Comunque andiamo da povero Pradè che non sa che salterà con me se continua a confermare. Io voglio Fonseca, Edo. Chiamalo. Fonseca. So se ce l'abbiamo. Ma mi piacerebbe tanto sentire Fonseca. Io vengo da una sconfitta amara. No, viene da una sconfitta amara contro Nizza. Abbiamo perso 2-1, preso 0 gol per 7-8 partite. Adesso 5 gol in 2 partite. Ma mister, hai visto il Milan, soprattutto Allegri nel giro di 7 partite è riuscito il miracolo di farci sembrare una squadra vera. E a non prendere gol con Pavlovic, Tomori, esatto, Gobbi, senza neanche Torreano in porta. Grandi allenatori. Come va la gravidanza? Bene, liberali, cresci bene a Catanzaro e Toriani lo vedo, facciamo videochiamata. A scuola come va Toriani? Ha preso qualche nota?
Mi dicono che da guardare più spesso il registro elettronico, chi spesso non va. Io mi vedo classe viva non funziona e quindi avevo bloccato l'accesso. Mi dice sbagliato troppe volte l'accesso e Toriani dice non ho toccato. Vediamo. Cosa si porta dietro dell'esperienza al Milan, mister? Niente. Avrà rubato qualcosa nei bagni di Milanello. Saponette, la cuffia è quella per fare la doccia, no? Per non bagnare i capelli. La macchina che non l'ho restituita. No, anche la macchina è già un po' più grossa di una saponetta. Ma come cavolo sei fottuto la macchina del Milan? Quella in cui ha annunciato le sue dimissioni. Costumizzata, fatto cambiare colore, pellicola. Fonseca numero 1. Ma tanto il mister che cosa gliene frega, sappiamo quanto gliene frega. Numero 1. Non gliene frega proprio. La mia coscienza è calma. È calma. Però a proposito di coscienza calma, volevo fare un salto da Lele Adani e chiedergli se lui se lo aspettava. Un Milan già così primo in classifica dopo 7 giornate. E di chi è il merito secondo lui? Sì. Ma il merito Leao con la stima di Allegri che ha. glielo chiediamo a fare Lele. Certo. Sì, no, è il merito del comandante Maximiliano Allegri. Meraviglioso, con un calciatore in grado di valorizzare un terzino meraviglioso come David Bartesagui. No. Tra l'altro però dopo ne parleremo di Bartesagui perché ci sono dei numeri molto molto interessanti sulla sua prestazione. Però Lele, io in realtà pensavo ti saresti un po', abbiamo visto tutti che Mister è scappato praticamente dai microfoni della Rai, un po' vi sottovaluta, un po' vi schiva. No. L'hanno visto tutti. Voglio spegnere questa polemica perché c'erano i giornalisti della TV uruguagia e giustamente lui ha dato precedenza a loro. Certo. È giusto? Sì, perché Milan-Fiorentina era coperto dalla TV uruguagia. Sì, pensa che c'è una rivoluzione in atto in Uruguay perché trasmettono solo le partite di ieri e non vedi più il campionato uruguagio. Però è giusto, io dico è giusto, in uruguagi faccio un appello, non protestate per queste cose perché il comandante merita di essere visto, di istruire tutti quanti. Esatto, però il mio dubbio, Lele, è, visto che sappiamo che sei molto amico anche di Cassano, come mai se tu difendi così di Cassano? No, non lo conosco. No. Perché ieri è tornato Cassano a parlare di Allegri e Leao. In particolare cosa ha detto? Sì. Ha detto che Allegri prima o poi pagherà il conto, il Milan farà fatica ad arrivare tra le prime 4. E Leao, solito discorso, non ha toccato un pallone per 70 minuti, come è possibile che abbia preso a buona stampa, ha detto perché ha preso mezzo voto in più nelle pagelle. No, ma la cosa mi ha veramente colpito quando sul passaggio a buona stampa ho detto, quindi vuole farci credere Cassano che sa leggere veramente. Devo dire che ha detto una palla, ma l'ha detta fatta bene. Lele, uno spettacolo ridicolo. Io non so di voi, forse c'è un fake di Adani che si spaccia per amico di questi personaggi, ma non sono io. Ok. Ma tu lo conosci invece Pervis? Sì, non c'era. E il problema è che secondo me se Bartesaghi gioca così, esatto, se Bartesaghi gioca così, va in panchina. Tu ti sei mai chiesto perché gioca così Bartesaghi? Perché Bartesagui intanto. Bartesagui perché prende istruzioni, prende ispirazione da Pervis. Speriamo di no. Speriamo di no per il ragazzo. Ma magari il contrario, no? Ma tra l'altro hai visto a Tecame? L'hai visto? Che è uscito con la maglia del Milan, poi è entrato con la maglia di Som con la Fiorentina. No, poi è rientrato anche spacciandosi per De Winter, non so se hai notato. Il passaporto gliel'ha fatto un mio amico, Adesso cambiamo discorso, perché invece anche Ibra ha parlato di Leao, ha detto anche io fino ai 28 anni non ero un bomber come poi lo sono diventato nella seconda parte della mia carriera. È questo che dà il titolo a puntata, quindi tu continui a guardare che è vuoto, in realtà è scritto con l'inchiostro trasparente, se no come faccio a farti questi collegamenti? Mauro, Ibra, ciao. Ciao, sì, questa è una nuova scusa per giustificare se Leao fa male quest'anno. Non lo pensavi veramente? No, figurati, amico. Infatti ho detto umile Zlatan, ha 28 anni, aveva 10 volte i gol di Leao, dai, non scherziamo, amico. Ho capito, ma sei tu che l'hai detto, cosa vuoi da me? Sì, è vero, speriamo, perché se fa bene lui facciamo plusvalenza noi, se fa male è difficile. Quindi è già venduto Leao? No, perché adesso non ha fatto niente, però
se fa qualche gol, noi subito siamo pronti a ascoltare offerte. Non avevamo Noi, guarda che stiamo lavorando già anche futuro. Oh, ci vuoi dare qualche descrizione di Milan mercato? futuro. Sì, stiamo facendo il sostituto di Megnan. No, come sostituto di Megnan? Perché il sostituto di Megnan? Perché dai amico, vuoi che rinnova con noi? No, magari ci spereremo. Chissà Fonseca chi auspicherebbe come sostituto. Torriani, ma chi sarà invece? A chi state lavorando? A Jeffrey Moncada piace Suzuki, no? Ma la moto o il portiere? No, però Suzuki, abbiamo detto a Furlani, guarda, piace Suzuki. Lui fa, sì, buono, però se trovi magari, non so, un Dacia o qualcosa costa un po' meno è meglio. C'è ancora Honda, se vogliamo, al posto di Suzuki. Chi c'è? Non dargli, Jack, non dargli questi brutti consigli. Siamo veramente... Honda, ultima volta che c'era Honda hanno esonerato Allegri, meglio di no. sì? Non mi ricordavo. Tra l'altro il numero 10 del Milan mi sanguinano ancora gli occhi. Scusate, Cassano al volo, perché poi per la replica di chi vuole lui. Allora, questa cosa, Cassan sa leggere sì, Cassan sa leggere no. Se non vi piacciono le mie critiche, non mi ascoltate. E poi, ti senti intelligente perché hai studiato? Chapeau. Lele, Cassano. ma che compagni di viaggio hai? Non lo so di cosa tu stia parlando. Vabbè. Lo so, un po' di servilismo qui, No, non c'è servilismo ce l'ha qualcun altro, i pusillanimi. Sei imparato chissà sta parola. se qualcuno si sentirà chiamato in causa, I disertori. No, nessuno in causa perché sono già i 25, sennò poi dopo me lo licenziano. Il GOAT Daniele Sporchia. Grandissimo Daniele, sei un fenomeno. Sei il nostro Fofana. Grazie, complimentone. Fortissimo. Non ti volte came, però anche Fofana non è male. Mitico. Ciao Dani. Ciao Dani. Comunque nei prossimi giorni, quando avremo ospite anche Caressa, voglio chiedergli l'algoritmo adesso che percentuali dà alle varie squadre per lo scudetto. No, giusto, bravo, però è un tema. Eravamo un po' in ritardo. No, dammi 2 minuti, perché ragazzi oggi ve l'avevamo promesso, è da tempo che ve ne parliamo, vi diciamo abbonatevi perché sceglieremo chi di voi ci accompagnerà in crociera. Che accompagnerà Menini in crociera, perché vogliamo indovinate chi va in crociera? Dire nome, cognome, dirla tu. Menini andrà in crociera a spese nostre andrà in crociera e porterà con sé un ascoltatore che abbiamo selezionato ieri, Jack, che io e te conosciamo il nome, ovviamente accompagnato da una persona, e abbiamo aspettato con questa puntata con Mauro perché gli facciamo la sorpresa, proviamo a chiamarli e Beato a dirgli lui. Beato lui. Quindi tra 5 minuti andiamo, così non dite ma raccontate le frottole, ve lo facciamo vedere in live. Quindi, non è mio zio, non è mio cugino. Mi raccomando, tenete il telefono sotto mano, Garantisco perché io, è tutto trasparente. No, vabbè, allora, dico la verità, le donne le abbiamo escluse. Perché poi una gravidanza in crociera non è vero. No, ma poi vero, voi sapete che Leonardo Menini è come le sirene. Quindi le donne in barca rischiavano di impazzire e tuffarsi in mare per il canto di Leonardo Menini che le mandava fuori di testa. Comunque, scene da Titanic. Come Ulisse, scene da Titanic. Esatto. Menini con i capelli al vento lì. Mamma mia, come un putto sul ponte. Un putto, Un putto. Infatti mi spiace dirvelo, ma chiunque di voi andrà in crociera dovrà fare la scena di Titanic con Leonardo Menini che farà Jack, perché io non ci sono, e dovrà fare Rose. Poserà nudo. Perché sai quella scena della... Sì, e dovrete ritrarlo. È la prima challenge. Scusate a tutti quelli che stanno mangiando. Allora, grazie a Carlo Teodori. Grande che ci Carlo. €11,99. Fate come Tum, dice Donald. Grandissime. Brava regia. Che dite? Andiamo a vedere. Premessa, solamente perché si chiama Maturo di cognome non è che è mio parente. Non è Marcio, non è Marcio. No, è un caso. È un caso che non è vero, non si chiama Maturo di cognome. Proviamo a fargli questa surprise. Vi anticipo io perché in base a che cosa l'abbiamo scelto, perché intanto è passato a trovarci come ha fatto Mauro, che oggi ha vinto la scopa per ramazzare. Sì, ognuno suo. Se dici che a te è andata peggio, non lo so, punti di vista. Esperienza tragica, ragazzi.
No, in realtà Mauro ha provato a comprarci col prosciutto, però Niente. Era troppo Non è tardi. servito. Ormai è passato Antonio, sono passati tanti. Un a chilo di trovarci. prosciutto non è servito. Però questa persona ci ha portato più roba da mangiare e da bere, quindi già di questo l'ha posizionato al primo posto. No, scherzo, è passato a trovarci con suo figlio, abbiamo parlato di padre in figlio, di come si trasmette la fede di padre in figlio, e ci è piaciuta l'idea insomma di regalare questa cosa a lui, per cui dovremmo avere in collegamento Matteo Maturo. Ciao Matteo. Ciao papà. Grande Matteo. Complimenti. Matteo Lamecchi. Complimenti. Non so se potevo dire, chiedo alla Digos, potevo dire anche il cognome oppure... Poi vediamo domani se mi trovano ancora, dai. Matteo, tu sai che era da un po' che stavamo parlando di questa crociera che Radio Rossonera vuole regalare ai suoi tifosi per ringraziarli di esserci sempre accanto a noi. L'avevi sentita questa cosa? Sì, l'avevo sentita perché vi seguo sempre, quindi insomma dico a tutti abbonatevi che Radio Rossonera è la radio di noi milanisti, quindi... Tra l'altro abbonato per forza, perché sennò non avrebbe potuto, non sarebbe neanche stato preso in considerazione. Matteo, tu e tuo figlio siete i vincitori della crociera. Guarda, è fantastico, grazie mille, grazie davvero, non vediamo l'ora. Matteo, c'è Menini però, vi tocca Menini. C'è Menini. Sì, però io sulla scena di Titanic sto dietro. No, ma È pericoloso. Vuoi fare no, il devi allora Menini poserà nudo come Kate Winslet, no? È presente quella Con i riccioli al vento. Tu sai disegnare? Non benissimo, ma tanto il soggetto, insomma. Dice, tanto devi fare Menini, non è che devi fare Guernica, capito? Porta le forbici e ci tagli un bel Fa Menini, ricciolo. la va dama bene? con l'ermellino. Tra l'altro, per documentare tutto, sappiate che noi vi disturberemo tutti i giorni, perché io già vi immagino tu e Menini lì con lo spritz in mano a bordo piscina. Noi vi romperemo le palle tutti i giorni durante Lunch Press. Bisogna vedere se riusciamo a formulare delle frasi sensate. Anche questo è vero, anche questo effettivamente è vero. La crociera, so che sei curioso di sapere la crociera, perché ragazzi non era preparata questa telefonata. Io non l'ho chiamato questa mattina Matteo per dire, forse ho sbagliato? Tu non sbagli mai, Edo. Devo fargli la sorpresa, però crociera 23-30 novembre. Attenzione, perché il periodo non è male. Tutti dicono intanto stacchi, vai a fare un giro tra Genova, Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Allora io ti dico che Menini, quando ha visto La Valletta, ha detto io ci devo essere perché mi piacciono da quando ero piccolo le vallette, però in realtà sta a Malta. Esatto. Se gliel'avete spiegato. Al muratore. Gli abbiamo spiegato. Ma infatti secondo me, se te la giochi bene e lo convinci con le parole giuste, puoi lasciarlo a Malta. Fa il muratore. Cioè lo molli proprio lì, capito? E almeno l'ultimo pezzo di crociera te lo fai tranquillo. Esatto, ci possiamo pensare. Adesso parlerò con mio figlio, sceglieremo una strategia per lasciarlo a terra quando ripartiamo. Siamo in Emilia con te. Quanti anni ha tuo figlio, Matteo? Ce n'ha 20. Com'è stato crescere un figlio milanista nel culto milanista? È stato semplice. Quando era piccolino l'ho chiuso in casa, segregato acqua e pane e basta. Esatto, è il metodo che abbiamo usato tutti. Salutiamo i servizi sociali, però è il metodo obiettivamente che abbiamo usato tutti. Perché Matteo... in realtà siamo fortunati perché in famiglia da me siamo tutti rossoneri, insomma da tanto, quindi non esiste altra possibilità che di fare questi colori. La scaletta in crociera servirà, tra l'altro, sì, ve la fornisco io. Spero non quella di salvataggio, però. Cosa, Matteo? La scaletta per scendere dalla nave. Esatto. Paola dice, pensate, io c'ho un papà juventino. Paola pensa che io c'ho un papà interista, cosa devo dire? Quindi è anche per quello che ho detto. Bravo Matteo, nessuno è perfetto. Bravo Matteo, un premio al papà bravissimo che sei stato, avendo fatto crescere tuo figlio nel culto del Milan. Sì, tra l'altro in un momento complesso, perché
per tanti anni lui mi diceva: ma io non vedo mai vincere niente. Io fortunatamente di vittorie ne ho viste, quindi silenzio. Ma questo però è un dramma che noi papà milanisti di oggi viviamo. Io, Matteo, mio figlio ne ha 14, fai tu i calcoli. Beh, ragazzi, io ne ho 26, Quindi pure io, papà juventino, dice Braglia. Scrivete Paola e Alessandro come avete fatto poi a diventare milanisti, perché queste sono sempre le belle storie. Invece mio papà è milanista. Ciao papà, meno male, grazie. Però non ha vinto la crociera, mi spiace. No, però, perché non ci segue mai, perché ci sono io. Quindi stavolta non è colpa di Menini, è colpa mia. Grazie a Carlo Todori che ci dona 5,99 ancora. Edo, ti piace Kate? Anche a me. Kate Winslet. Vabbè. Meglio di Menini. Bravo la regia. Sì, se mi chiedete di scegliere tra Menini e Kate Winslet, a malincuore vi dirò Kate Winslet. Allora, Matteo, grazie, che dire? Complimenti. Che ringrazio voi, che ringrazio Radio Rossonera. E forza Milan sempre, e poi ci sentiamo poi dalla crociera, allora. Sì, ci sentiamo dalla crociera. Matteo, un abbraccio, salutaci tuo figlio. Super Mauro, che lo sento sempre quando interviene, sono sempre d'accordo. Preparati la scopa, perché temo che in crociera forse dovrai fare dei Tra lavori extra. Tra l'altro, Matteo, tu hai vinto la crociera. Mauro ha vinto la scopa per ramazzare dopo lo studio, dopo la diretta. Pensa te. Ognuno il suo, dai. Sì. Ciao Matteo, complimenti. Ciao. A te e tuo figlio. Ciao. E approfitto dell'occasione, ragazzi, per ringraziarvi veramente di cuore a tutte le persone che si sono abbonate, si abbonano, che ci donano, come ha fatto Carlo Todori. È un modo che abbiamo pensato per ringraziarvi. Ovviamente non potevamo portarvi tutti in crociera. Non potevamo neanche noi tutti andare in crociera, altrimenti sarei andato chissà io. come mai Leonardo, perché proprio Leonardo Come Menini? la scelta è caduta? Chiediamocelo. Infatti quella settimana lì salterà tutta la settimana di Lunch Press. Io ho detto dai. Te la cedo. No, dai. Comunque. Io qui a fare Lunch Press e lui in crociera. È un po' deperito. Cosa ti devo dire? Dai. No, ma sono contento per lui. Io soffro il mal di mare. Ma come Lecchino? Perché Lecchino nei confronti di chi, Gaber? Ma cosa dici? Ha detto come è diventato Lecchino. Ma possiamo andare avanti, perché adesso possiamo, regia, mettere il numero di telefono in sovraimpressione, come nelle trasmissioni quelle serie. Puorro, cosa hai mangiato oggi? Puorro. Esatto, in attesa di Puorro possiamo iniziare a discutere anche un po' di Milan, perché il tema è, ragazzi, Leao può diventare più cattivo sotto porta. C'è un precedente, perché voi, non so, Jack, forse tu non eri ancora nato, ma io me lo ricordo Ibrahimovic, il primo Ibrahimovic, anche quello della Juve, dove ha iniziato a segnare un po' di più, e quella famosa intervista di Fabio Capello che raccontò di come convinse Zlatan Ibrahimovic a diventare una punta che fa gol. Può Allegri riuscire nell'impresa che riuscì a Capello con Ibrahimovic? Palla a voi due. Allora, farlo diventare un 9? No. Però renderlo più cattivo sotto porta? Sì. Perché io comunque ricordo Leao l'anno dello scudetto principalmente, e tutte le volte che Leao rimaneva 1 contro 1 col portiere segnava, sempre. Riusciva, quell'anno lì era particolarmente, probabilmente, non so, sentiva la porta in maniera particolare, e negli 1 contro 1 col portiere riusciva sempre a fare, tra l'altro con anche quella conclusione che gli è venuta 2 o 3 volte, che era diventata quell'anno secondo me un po' un suo marchio tipico, ovvero arrivava da sinistra entrando dentro l'area di rigore, si spostava con il corpo tutto sulla sinistra per fintare di tirare sul secondo palo e poi chiudeva sul primo. Ricordo per esempio che gol con la Fiorentina così, che ha messo fuori gioco Terracciano. Quindi secondo me non può farlo diventare un 9, perché la mia definizione di 9 è uno che sa giocare, e secondo me Leao non potrà farlo spalle alla porta, inteso come ricevere il pallone, proteggerlo e scaricarlo indietro. Però anche nel tiro da fuori Però Leao, invece secondo me diventare più cattivo sotto porta, quello sì. Mauro? Comunque insomma, stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi 5 anni è l'unico in Europa a essere andato in doppia cifra sia nei gol che negli assist. E se i numeri parlano, Leao è questo qua. Io non so se potrà diventare più cattivo, io me lo tengo così. Certo, non sarà mai uno che si prende la squadra sulle spalle, però Leao tutta la vita sempre. Potete chiamarci anche voi per dirci la vostra. Intanto il ginecologo di Menini.
buongiorno ragazzi, però vi devo correggere perché voi parlate di donne incinta e menini, comunque siamo agli sgoccioli, comunque siamo al 13° mese, c'è una gestazione come un elefante praticamente. La vera domanda sarà: riuscirà a mettere sto bambino al mondo? Aspetta che c'era... C'è una gestazione come un elefante praticamente. Antonio, ma ancora con ste cazzate, sta presa sta gente tu! Fa ammazzare. Perché la vera domanda è: ce la farà a mettere al mondo sto benedetto bambino prima di andare in crociera? Perché poi diventa difficile. Povero Matteo, già deve pulire tutta la barca. Se deve anche poi aiutare menine a partorire, diventa difficile. Jack, bandiera Timor-Est, così. Ting, ting, rossa. Ting, ting. Sulla sinistra. Vai. Allora, la bandiera a maggioranza rossa, sulla sinistra c'è un triangolo nero con una stella bianca, mi pare in mezzo. Forse c'è anche del giallo. Sempre lì nella zona del triangolo sulla sinistra. Non sono iper sicuro, ma penso di sì. È preoccupante, Jack. Sì, veramente. La mia stessa preparazione su altri argomenti. Sì, io invece su quegli argomenti lì sono scabroso, quindi recupero così. Allora, però nessuno dice, Kudo sottolinea la differenza tra fare la punta unica e fare la prima punta con una spalla. Secondo me con Kunko o Pulisic a fianco può fare bene. Assolutamente. Lui non deve fare la prima punta, i fatti lo dimostrano. Quando Leao appena entrato Gimenez, sì, ma già nel passato non è un giocatore da giocare a spalle alla porta, e comunque lui predilige partire da sinistra, e secondo me se tu hai una Ferrari devi sfruttarla per quello che è, non per snaturare la macchina. Mauro, fammi a prendere l'ascoltatore, dai. Chi sei e da dove chiami? Ciao ragazzi, Nicola da Pescara. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Ciao cari, come va? Tutto bene? Bellissima città. Come Pescara. si sta da capolista? Tutto bene? Ce lo meritiamo, dopo tutte le sofferenze, ce lo meritavamo. Madonna, davvero. Ragazzi, io al lavoro tutti interisti e juventini, no? E nel mio ambito lavorativo in questi giorni chi è milanista siamo in pochi, si riconosce. Perché c'ha il sorrisino, quello stampato sulla... da orecchio a orecchio. C'ha il sorrisone, ragazzi, abbiamo il sorrisone. Però se posso darti un consiglio, cambia lavoro. Beh ragazzi, no, sto alle ferrovie, direi che di trovare di meglio è un po' difficile. Nicola, io sarei più sornione al posto tuo, però. Un sorrisetto, sì. Poi sai, magari si allarga sempre di più la bocca. Però esatto. Stiamo attenti perché comunque ci aspetta un mese molto complicato. Molto duro. Ragazzi, volevo dire la mia. Allora, su Leao sono d'accordo, non può fare il 9, non è un numero 9, non esiste, non puoi giocare con Pulisic e Leao, per come la vedo io. Il problema qual è? È che come rientra Pulisic fuori non è possibile. Non lo so ragazzi, io Pulisic Leao avete visto Leao domenica? Il primo tempo entra Gimenez che prende il ruolo che lui faceva nel primo tempo, cioè attaccare la profondità, attaccare la porta, attaccare la linea del fuorigioco, giocare per Leao. Queste cose secondo me ragazzi non le potrà fare mai. Cioè Leao è un giocatore che può fare l'esterno o la seconda punta, ma anche perché fino a quel momento diciamo che non si era distinto per essere il migliore in campo. Nicola, però te la giro. Se Gimenez avesse giocato al posto di Leao nel primo tempo, probabilmente non sarebbe stato il Gimenez del secondo, perché avrebbe più o meno fatto la stessa figura di Leao fra tre difensori. Io invece penso una cosa, io penso che Gimenez è fondamentale per il gioco del Milan. Sì. Perché? Se voi ci fate caso ragazzi, innanzitutto gli hanno annullato 3 gol. Ok? Gli hanno annullato 3 gol, gli hanno fatto 2 paratoni. Gli ha fatto un colpo di testa che è uscito di 1 millimetro a Torino. Ha preso il rigore a Torino. Ha preso il rigore a Torino. Ha preso il rigore ieri. Ragazzi, Gimenez. Hai ragione. E secondo me, l'ha detto Allegri, in parte sua lo pensa e lo dimostra perché ha sempre giocato. Io non sono così convinto che quando sono tutti a regime Gimenez si siede in panchina, perché tu dici rischi al posto Leao quando saranno tutti a disposizione.
ragazzi, no, sinceramente, voi lo togliereste Gimenez dal campo? No. Io no. Ma non perché corre, torna indietro, fa i movimenti, però, fa sempre il movimento Nicola, si giusto. possono alternare, perché come può, Allegri ha poi sempre sperando... detto che dalla panchina verso il 55esimo, Qui dicono sperando che 60esimo, faccia come Crespo, che Ragazzi, io spero una cosa, bravo, innanzitutto può fare come Crespo, ma io mi auguro che l'anno prossimo con la Champions Gimenez non si tocca, allora, secondo me c'è una sorta come ma ragazzi, occhio perché gli attaccanti, innanzitutto già che ci si trova davanti alla porta spesso ma lui la vede la porta, ragazzi. Gimenez la porta ragazzi, la vede, non c'è da discutere. Una volta che si sblocca, se questo si sblocca bene, che faceva il gol di testa a Torino, ci vuole un episodio, ci vuole qualche, pure ieri, dai, l'altro ieri gli ha fatto una parata ha fatto un bel e quello è un movimento da attaccante vero, ragazzi. Onestamente, diciamo, una zampata da attaccante vero. Hai ragione, Nicola. Ragazzi, vi voglio lasciare con una domanda, ma secondo voi tutto quello che sta succedendo per il rigore proprio dato Gimenez, ragazzi, questo no, facciamo paura, diamo fastidio, perché a me sembra che si parli di un episodio, oddio, clamoroso, ma a me sì, è un rigorino, io li chiamo rigorini questi, che forse l'errore sai dove è stato, che l'arbitro il VAR non doveva richiamare l'arbitro, perché se quel rigore l'arbitro a meno che non l'ha visto, può darsi pure che l'hanno chiamata a rigore, lui ha detto non ho visto proprio l'azione, allora è giusto, però se l'aveva visto secondo me andava confermata la decisione del campo, poi se non la dirà non è scandaloso, No, ci infatti, sono rigori, si poteva dare o non dare, ma Adesso facciamo due scandaloso è altro. Grazie no, ma si è parlato troppo. Ciao ragazzi, vi voglio ciao bene. Nicola, Buona saluta giornata, Galeone. Allora, il profeta? Sì. Ragazzi. Galeone è come Sacchi, è come, che vi posso dire, Capello per il Nereo Rocco. Cioè Galeone è il re, ragazzi. Galeone è il re. A Udine ha lasciato grandi ricordi. A Udine a pescare un po' di più. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao. Allora, non so se Jack qua sa rispondere, però ho visto tra i commenti, Leao non è Henry. Però come tipo di giocatore in realtà Mauro secondo me si assomigliano tanto, ed è vero che Henry era comodo domenica Henry. Ah sì, perché lui mi sembra che abbia una partecipazione forse nel Como, però Henry ad esempio è uno che l'ha fatto il passaggio anche lui dalla fascia a bomber di razza, e come caratteristiche fisiche, di corsa, di tecnica, guardate che Henry, ragazzi, era tanta, anche più di Leao, quindi ci può stare questo paragone? Ma non lo so, io non lo so. Stiamo parlando di epoche, di giocatori completamente, cioè, difficile. Diciamo che nel nostro contesto di so, oggi, ma dobbiamo fare la trasmissione, ho capito. Sì, ma dovevamo parlare del rigore. Poi parliamo, sì, adesso ci arriviamo, però ho visto questa roba Henry Leao che mi ha stuzzicato. Non toccatemi Leao, dai. Ma Henry era tanta roba, non è che stiamo... Lo so, Leao è Leao, è così, prendere o lasciare. Io non credo che abbia... Leao deve solo... No, ma dicevo, può fare, oltre a Ibrahimovic, un altro esempio di chi ha fatto questa evoluzione è stato Henry, che per caratteristiche assomiglia di più di Ibrahimovic a Leao. Tutto qua. Vabbè, allora a livello di mero ruolo, adesso prenderò la mia classica valanga di insulti quotidiana. A livello di mero ruolo, anche Cristiano Ronaldo ha fatto quel tipo di cambio da ala sinistra a centravanti. È vero. Certo, lui ha sempre strasegnato non che da ala sinistra. Non volevo andare a scomodare. Sì, ma Cristiano se lo metteva a fare il difensore centrale, faceva comunque doppietta, quindi insomma, non era quello il suo problema. Però a livello di mero ruolo, anche lui nasce alla sinistra e poi diventa centravanti, diciamo più puro e naturale. È vero. Giocava a destra però. Ronaldo. Mi pare sinistra. Mi pare destra, forse Nani sulla sinistra all'epoca, però non lo so, adesso sicuramente gli ascoltatori sono più preparati. Scusate, prima del rigore, Mauro, quando si accende quella luce che vuol dire? Chi sei? Sinistra. Pronto? Sono un tuo grandissimo Barber, Mauro, sono il Barber. Mitico.
Un applauso a Barber. No, ma fate come se mitico. foste a casa vostra, ragazzi. Barber, devi venire. Barber, devi venire qua. Aspetta, non vi parlate sopra, ragazzi. Barber, devi venire qua. Ascolta, c'è un barlume di professionismo lì in mezzo. Grazie, così però mi fai diventare rosso. Ginecologo. Cos'era l'altro? Pneumologo. Adesso non è che è andato dall'urologo anche, no, perché io direi comincio a preoccuparmi, visto l'età comincio a preoccupare. Barber, hai già fatto un casino una volta, vuoi farne un'altra adesso? No, assolutamente no, assolutamente. Sei un grandissimo. Sono passato solo per salutare te, Mauro, e gli altri due al tuo fianco. No. Barber, posso essere sincero? È un arricchimento morale star vicino a questa gente qua, guarda. È il gota del giornalismo sportivo. Grazie Mauro. Ho querelato per molto meno. Sto pensando che si prendono delle prese in giro da anni, non ci hanno ancora mai querelato sul serio, è già un miracolo. No, ma guarda che adesso Mauro, dopo che ha detto questa cosa, lo ringraziamo. Dacci l'Iban dopo. Sì. Allora ragazzi, tornati a parlo momentaneamente solo di calcio. Io non l'ho vista domenica perché ero via, ho visto solo dei highlights. Allora, faccio una premessa. Cassano ogni volta che parla un neurone non sa cosa fare, se darsi all'alcol oppure finire, perché Cassano sappiamo tutti quanti com'è, lui prende di mira sempre i giocatori che hanno dimostrato sempre di più di avere una spanna, ossia il cuore di arrivare a vincere, cosa che lui non ha mai fatto. Lui ha sempre rinnegato. Però Barber, stiamo parlando di uno che è dichiaratamente tifoso interista, quindi che di calcio non ci capisce niente, no? E chi l'ha curato però? Chi l'ha curato? Che c'entra? Vabbè, ma non è stato curato al cervello però. No, ma lasciamo perdere. Ecco, fermiamoci prima di... Esatto. No, di Rafa, allora, sapete che sono molto critico con lui e che sono arrivato a un limite, però io ho visto gli highlights, devo dire che il primo gol che fa un movimento alla sua maniera, c'entra perfettamente la porta, è perfetto. Può essere Ibra. Sono due caratteristiche totalmente diverse. Tecnicamente Ibra era potenza allo stato puro, come velocità, oddio, metto Rafa. Però spezzo una lancia a favore anche di Santi, perché io mi auguro, come ha detto Nicola, che si sblocchi, perché questo ragazzo qua per il gioco sembra di vedere, avete presente Danny Mello nei cartoni di Olio e Danny? la spalla di Raffa, perché fondamentalmente per il gioco io ripeto sono tanto critico con Leao, però con Santi vedo che c'è un po' di affinità. Se si sblocca sto ragazzo, lo spero, perché c'ha una spiga che neanche Fantozzi, sono il primo che si strappa i vestiti, io lo dico. Però a livello mentale mi sembra già sbloccato, in queste ultime due partite l'ho visto bene proprio. Sì, però sai, è facile, la stampa, queste cose qua, critica, tutto quanto, però ci ricordiamo come è arrivato Gimenez, in 6 mesi un Milan totalmente allo scattafascio, 2 allenatori. Era stato anche venduto quest'estate. Quanto, cioè è stato proprio massacrato peggio di De Ketelaere, che poi bastava aspettare De Ketelaere e magari si vedeva veramente che cosa avrebbe fatto. Quindi io il sorrisino lo tengo buono per il Milan e basta, perché come ho detto qua parlo solo di Milan. Adesso ci aspetta veramente un mese difficile. Dio ce la mandi buona che ritorni qualcuno, veramente. Pulisic e Rabiot torneranno per il derby, se va bene. Barber, un abbraccio. Un abbraccio, Barber. Grande Mauro, grande tu. Vieni qua che ti arricchisci. Ciao. Perché continui a dire cosa hai rubato, Mauro? Ciao, Barber. Perquisa Mauro prima di uscire. Neuroni. Allora, grazie ad Antonio Rossonero che si è abbonato per il 38esimo mese. Seguite l'esempio, perché poi venite qui, perché soprattutto ci supportate, perché fate parte della famiglia di Radio Rossonera, perché Radio Rossonera siete soprattutto
voi. Grazie a Carlo Teodori Su per le belle Gimenez. parole. È vero, bravo. Su Grazie Gimenez, Dobbik, ragazzi. No, non aspetta, ve- che c'è non anche ve da lo ringraziare chiedo. Carlo che ci dona 5,99 Giusto. e scrive un saluto a Mauro che è il Milan. E io non potrei Grazie essere più ragazzi, d'accordo. grazie tante. Non ve la giro neanche quella su Gimenez Dobbik perché abbiamo cose più importanti da fare, tipo Seedorf che non concorda sul paragone Henry Leao. Ragazzi, ma che paragone state facendo? Cioè, a livello offensivo era un giocatore straordinario, Arava Campi che era una meraviglia. Cioè, al massimo metti i Semini. Beh, Henry ragazzi era veramente tanta roba. Eppure alla Juventus ha fatto male, se vi ricordate. Appunto, ma la Juventus giocava sulla fascia, era arrivato, sì. poi era anche giovane. No, ma infatti io non dico. Secondo me, per esempio, Leao, se in un futuro, mi auguro di no, dovesse cambiare squadra, secondo me può fare benissimo o malissimo. Non puoi saperlo. Secondo me è improbabile che faccia come sta facendo Nel adesso. Barcellona farebbe bene. Secondo il me in tipo di alcuni. gioco. Sì, perché Barcellona non difende. Proprio nessuno difende, neanche i difensori difendono Barcellona. E Tra quindi. l'altro avete visto Campo aperto. Avete visto Parcato. Lamine Yamal che si è venduto la firma? Praticamente- Professionista. È già un I professionista. soldi purtroppo. Ma non è un professionista, Jack. 18 anni, anche- professionista. No, la trovo un po' too much, Allora, diciamo un che po' la degenerazione di questo calcio. Allora, non sembra proprio un ragazzo di quelli che definiremmo con la testa sulle spalle. Abbiamo visto le notizie legate al suo 18° compleanno. È vero uno che ha già- 18 anni. I genitori. È vero che ha 18 anni. Sì, ha anche già e dimostrato quindi che quella cosa lì che ha rovinato alcuni calciatori gli piace un sacco. molto. E insomma, Sì. deve stare un po' attento. A secondo me. quell'età lì i soldi Per l'amor di Dio. ti possono far sballare. Però è esatto, cioè deve stare un po' attento lui se vuole veramente diventare quello che promette di. No, quello ma che già adesso è, io non lo so se è stata smentita la notizia, però mi sembra molto verosimile e molto, come dice Jack, in linea con col personaggio. Che cosa significa? Significa che lui non potrà mai più firmare le magliette fuori dal centro del Barcellona, dello stadio, eccetera, perché il suo merch firmato avrà una linea a parte, quindi solo attraverso quella linea lì si potrà acquistare. Che e lui vergogna. quindi si fermerà a fare le foto, immagino. Ieri ad esempio ho visto questa qua, sempre Barcellona, passava tutta la squadra all'aeroporto, Lamine Yamal in testa, pieno di tifosi, loro dritti, Pedri si gira, vede i bambini e si ferma, si fa dare in braccio il Pedri bambino. del 2004, 5, 3. Sì, Pedri era il bambino, infatti. Cioè, no. un ragazzino, È ragazzi. il minimo, no? Dico, Ma- è normale, dico, No, più che altro non è un ragazzo Messi, poi dopo è sempre stato quella roba lì, anche Messi ha avuto 18 anni, è vero, in un'altra epoca, però è sempre stato pulito, Te lo confermo semplice. io, Messi aveva il dietologo a Sacile, che è un paese in provincia di Pordenone. Ah, sì? Una volta l'abbiamo visto, Ah. è venuto lì, Ah. ci ha dato la mano, Ah. abbracciati addirittura, ci ha offerto anche il caffè. Vedi? Una persona spettacolare. Vedi, questo lo vedi. sapevo, bello. No, lo dico per Yamal perché obiettivamente, ragazzi, è di un altro livello, Allora- però Ronaldo non fosse stato Ronaldo, non avesse avuto la professionalità di Ronaldo, non sarebbe mai diventato Ronaldo. Quindi Ragazzi, Luka Modric, l'abbiamo in squadra. Non dobbiamo andare tanto lontani. E come persona, direi che io partivo per la grande Comunque- guerra alla sua a cagare, va. Visto che mancano 4 minuti, anzi, io so che un tema voglio parlarne perché è caldo per me. Un tema so che era caldo per Mauro, ovvero quello del rigore. Vai, So vai. che voleva dirci la sua sul rigore. no, il rigore con i termini di regolamento che ci sono oggi c'è. E sono quei rigori che se ti danno contro ti incazzi, se lo dai a favore te lo prendi. È come i fuorigioco di un capello, di mezza. Purtroppo diciamo che l'errore, se possiamo dire di errore, è quello del VAR che ha richiamato l'arbitro per una decisione che poteva essere una decisione di campo. Però, diciamo così, chi è in testa genera sempre invidie e robe del genere. Se ci ricordiamo, non so, ve ne cito uno, vi ricordate il rigore dell'altro anno di Lautaro contro l'Udinese? Era una Ci roba somiglia. ancora più impercettibile di quella lì. Per cui io lascerei stare, insomma, c'è un po' di invidia in giro. Un rigore che... Possiamo dire, Mauro, che le sceneggiate tipo quelle di Jimenez devono finire? Sì. Sì, questo sì. Jack, che No, poi abbiamo un dire ascoltatore. che volevo sentire anche l'opinione di Mauro, visto che abbiamo parlato prima di Jimenez e del suo
della bella parata di De Gea e abbiamo premiato il movimento di Jimenez, che è proprio da attaccante vero. E il cross, che è un cross da esterno vero, glielo fa Davidino Bartesaghi. Bravissimo. Che mi dite? Ha fatto un'ottima partita, ha sbagliato, ha fatto una sbavatura sul gol della... Sì, siamo stati sfortunati perché su quella quella poi sbavatura è nato il le corner. circostanze poi no, però secondo me è una bella partita soprattutto davanti. È uno che sa crossare molto bene. E al Milan sono mica tanti che sa crossare. Son cross I proprio... numeri della sua partita non sono male, giuro che arriviamo dall'ascoltatore, però a meno che non è Puorro, regia? Magari. Regia? È Puorro? Allora andiamo attento Morgan. perché no, allora aspettate, prima Puorro dice chi preferisce tra Leao e Henry. Quello. Quindi se anche Puorro prende posizione, ciao, come ti chiami? Ciao Giorgio. Mitico! Antonio, hai visto che ci hai mandato un messaggio, Posso lo sapevi? chiedere io cosa ha mangiato? Sì, Fai aspetta. prego. Confermi questo messaggio tra Henry e Leao, te lo faccio risentire. Quello. Sei d'accordo? Non ho capito niente. No. Neanche noi. Senti, Antonio, sono Mauro. Cosa hai mangiato oggi? Oggi penne con pomodoro, Sì? insalata con pomodoro E pomodoro, e l'acidità di stomaco, Antonio, te l'ho detto. e salame. E salame. Anche noi. Anche noi. Bene, Antonio. Diamo un voto al pranzo di oggi di Antonio. 7+. 7+. Ma Antonio, scusa, la sera come fai a mangiare senza condividerla con noi, il menù? Digiuna. Parole forti di Antonio Puorro. Antonio, ti vogliamo bene. Ciao. Io condivido tutto quello che dici dalla prima all'ultima sillaba, Antonio. Grazie a voi, siete bravi con me, io con voi. Grazie. Grande. Ciao. Ciao. Vabbè, che dire, dopo Antonio Puorro che altro aggiungere? Jack? No, ma dopo Bartesaghi e Antonio Puorro per me ci siamo. E ora tireremo in barca. Se no arriva in Australia, sai con cosa chiudiamo? Con gli auguri al capitano silenzioso della Milan. Matteo? Perché oggi Matteo Gabbia, dopo aver salvato dal cartellino giallo Raffa Leao rivestendolo a forza, compie gli anni. Se non sbaglio ne compie, perché io se non ricordo male, del 99, un anno più piccolo di me, quindi ne compie 26. Auguri Matteo e grazie, perché secondo me sta giocando una grande stagione. Poi Matteo ha quella cosa lì, Gabbia secondo me ce l'ha quella cosa lì del Milan. Beh, ma c'è anche parte dello spirito che ha infuso sicuramente Allegri. Ieri abbiamo Sì. sottolineato Confermo, come 26. fermi Leao nel tentativo di togliersi la maglietta. Bel gesto. Io stavo cercando così in chiusura, perché l'ho salvato ma non so dove l'ho messo, i numeri sulla prestazione di Bartesaghi, perché te lo meritavi, Jack, ma non li ho trovati. Vedi, figurati. Una volta poteva essere La fatta una scaletta non ha rispettato. quindi una volta che poteva essere fatta una cosa per me, subito distrutto. Ed torna Menini domani, non lo so ragazzi. Io non ci sono, questo ve lo dico. Poi se al mio Sicuramente, posto ci sarà sicuramente Menini, deve essere qua giovedì, su questo non c'è dubbio, quindi su domani ve lo faremo sapere. Miglior puntata di sempre, lo dite sempre però grazie comunque. Però questa volta che c'è Mauro è vero. Le altre volte Allora, Mauro, sei pronto a ramazzare a gli scopare. uffici di... Sono prontissimo. Adesso detta A ramazzare, dai, diciamo. detta così. Che dire, alle 16 il talk, il sito, i social, lo sapete tutti. Ancora complimenti a Matteo Lamecchi che ha vinto la crociera che abbiamo messo a disposizione per 2 ascoltatori, un ascoltatore con accompagnatore di Radio Rossonera. I prossimi potreste essere voi, per cui continuate ad abbonarvi, perché noi se possiamo rendervi felici lo facciamo volentieri. Fate come Mauro che è passato a trovarci, se lo fate con dell'alcol è meglio. Grazie Mauro ancora di essere Grazie passato. a voi, è sempre un piacere. Grazie Giacomo. grazie a voi, grazie a tutti. Passa ed è a vero, trovarci. passerò quando riesco. Noi vogliamo sempre rendervi felici, ma perché voi rendete felici noi. Mettete like. Scusate, prima di salutare Morgan abbiamo Gabbia in chiusura che ci ringrazia. Via. Grazie innanzitutto che mi avete fatto gli auguri, sono emozionato, soprattutto sentendo che Giacomino, abbiamo un anno di differenza, sembra mio padre.
Guarda che tanto siamo anche rende lontani più di dal casa. vivo però, dal vivo Jack rende di più. Tanto non siamo neanche lontani di casa perché è nato e bazzicato nelle mie zone. Quindi grazie anche in regia Morgan, ma soprattutto grazie a Carlo Teodori e a tutti quelli che si sono abbonati e a voi che ci seguite tutti i giorni. Vi vogliamo bene. Un abbraccio. A domani, ciao. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Thank you.